Hola chico, che tal? Sono Elisa Varni e questo è il mio primo vlog su come viaggiare e stare attenti al budget. L'altro giorno, parlando con una mia amica, le ho detto: guarda, ho trovato questo volo per quest'estate, 40 euro andata e ritorno, possiamo andare o a Malta o in Puglia, così. E lei mi guarda come: ma come cazzo fai? E io, da qui mi è venuta un'idea. Cioè, io sono abituata a cercare, sto almeno una volta a settimana cerco qualche volo cheap sulle varie piattaforme e per me è una cosa molto facile, però la gente che non usa queste cose forse non sa neanche dove andare a guardare. Quindi da qui mi è venuta un'idea. Perché non condividere la mia passione con persone che non sanno bene dove andare a cercare, però vorrebbero anche loro avere l'opportunità di viaggiare, comunque stando attenti un po' al budget. For my English speakers friends, I'm sorry I will speak in Italian, but I will provide you some subtitles so you can understand what I'm saying. By the way, this is my first vlog and I will talk about how to travel and keep attention to your budget in order to find cheap flight, cheap accommodation and everything that is budget friendly. Prima di tutto, sapevate che si può viaggiare con 20 euro andata e ritorno? Sì, si può fare, però dovete partire con due presupposti. Non sarà mai dove volete andare voi, a meno che non siete molto fortunati, e non sarà mai il periodo in cui volete andare. Vi faccio un esempio: io da gennaio ho preso 6 voli, no, forse di più, ho fatto 3 viaggi e poi sono venuta qui a Valencia e nessuno di questi voli l'ho pagato più di 10 euro, quindi andare e tornare ho speso 20 euro. Più vabbè, ora Ryanair ha messo le nuove regole sulla priority che sono su per giù 7 euro, però alla fine viaggi con meno di 30 euro andare e tornare, che è neanche un bus, quindi molto economico. E ora vi faccio vedere dov'è che io vado a cercare. Ci sono due posti, due applicazioni in cui io vado a cercare. La prima è Ryanair. Ryanair però in questo caso, se non so dove andare e voglio trovare il volo più economico, vado dal computer perché dal computer ha più opzioni rispetto al cellulare. L'altra applicazione che uso invece è Skyscanner, che ce l'ho installata direttamente sul cellulare e da lì puoi trovare tutti i voli di tutte le compagnie. Però su quest'ultima state attenti perché molte volte vi rindirizza su altre agenzie online e ti fa pagare cose in più, quindi da lì usatela solo per vedere quali sono i voli con le compagnie più economiche e da lì andate direttamente sul sito delle compagnie. E ora vi mostro come trovarle. Ragazzi, come potete vedere Skyscanner è questa applicazione celeste e vi può trovare sia i voli che gli hotel. Io però la uso solo per i voli. E il bello di Skyscanner è che vi propone sia le date per questo weekend, per il prossimo, e poi vi propone le varie opzioni dei mesi che stanno per venire. Però la opzione che a me piace di più è questa Explore Everywhere e con questa puoi scegliere quando viaggiare e scegli la città di partenza e ti mostra tutte le tariffe più economiche. E come potete vedere, a giugno andata e ritorno da Pisa posso andare in Spagna e qui posso viaggiare con 40 euro andando a Girona, quindi molto facile vedere Barcellona, tornare a Valencia, cosa che vorrei fare. Resterei qui e se no tutte queste altre città spagnole. Se no, ora invece se clicco sulla Francia c'è l'opzione Nantes, o no, scusate, non ho mai fatto francese, e cliccando qui ora mi sta caricando tutte le offerte e come potete vedere ora c'è questo volo a 38 euro andare e tornare, o se no mi fa vedere tutte le altre opzioni che ho per andare in Francia. Un'altra ottima opzione che ha Skyscanner è che se te non sai dove partire ma sai dove andare, come ad esempio io molto spesso faccio per andare a Praga, metto Italy fino a Praga
le date che sono interessata e mi fa vedere da che aeroporto italiano mi conviene partire, da dov'è che c'è il prezzo più basso. Io di solito lo faccio per decidere se partire da Pisa o Bologna, se c'è tanta differenza di prezzo. Allora, come vi ho appena fatto vedere come funziona dal cellulare l'app di Skyscanner, ora vi farò vedere come usare il sito di Ryanair dal computer per trovare le occasioni migliori. Ragazzi, dalla pagina di Ryanair normale, invece di andare qui e guardare dov'è che potete andare, se andate su pianifica e cercate trova tariffe, da qui potete decidere dove andare. Io qua lascio Valencia, a ovunque, con un budget mettiamo di 50 euro in meno. Andiamo. Di 50 euro in meno, qui non so perché ci ho messo questa data. Io posso mettere sempre comunque tutto il mese, prossimi 3 mesi o qualsiasi giorno, dove volete voi. Io faccio tutto il mese, facciamo che voglio andare da qualche parte a marzo, ma io voglio sia l'andata che il ritorno, quindi metto lunghezza viaggio e dipende quanto ci volete stare, se volete stare un weekend o un po' di più, provo 4-7 giorni. E vabbè, marzo potremmo andare una fuga in città. Ecco, io da Valencia potrei andare in tutti questi posti spendendo quello che state vedendo. Ok ragazzi, ora avete visto dov'è che io cerco i voli e come è possibile viaggiare con così poco. Ovviamente dipende anche quando prenoti. Se avete tempo di andare in bassa stagione ve lo consiglio tanto, perché se lo prenotate anche 2 mesi prima potete spendere anche 10 euro andare e ritornare, e ho visto voli del genere. Ryanair, che in aggiunta alla priority ti fa pagare anche il posto, quindi se prenotate tipo che siete in 5 persone vi metterà uno spasso all'altro, almeno che non pagate il posto. Però c'è un trucco per avere i posti migliori e ve lo dico nel prossimo video. Ciao!